Ciao a tutti amici di Gravel Road, benvenuti su un nuovo video, un test ride che ci avete chiesto in qualche commento. Royal Enfield Meteor 350 Classic, una moto che fra un po' vi farò vedere da ferma, molto ben fatta, come tutte le Royal, ma questa direi in modo particolare, perché infatti dietro la dicitura Classic c'è un allestimento speciale con tantissime cromature. Abbiamo avuto modo di provare qualche settimana fa la Hunter e devo dire che quella prova è stato un grande successo, a conferma che le Royal sono molto ricercate e molti appassionati o motociclisti di ritorno cercano informazioni su questi modelli. La Meteor fu la prima delle 350 ad arrivare sul mercato con colori molto particolari, tipo ricordo una gialla, conservatorio appunto tutto giallo, ruote in lega e allestimenti un po' meno classici di questo, senza cupolino nella versione base. Tuttora è in vendita quel modello. Questa però, come dicevo, è un'edizione particolare, un modello particolare per gli amanti del classico fino in fondo, ecco. Troviamo specchietti cromati, cupolino, schienalino posteriore, poi vi farò vedere tutto quando ci fermeremo a breve. Rispetto alla Hunter, con cui condivide lo stesso motore, abbiamo una posizione di guida ben diversa, molto più rilassata, più bassa di sella, manubrio da cruiser bello largo davanti a noi e molto piegato, e soprattutto la posizione delle pedane è davvero avanzata. Pure il cambio il bilanciere, comunque si può scalare, si può salire di marcia con il tacco e in questo modo, oltre alla comodità, avremo anche il vantaggio di non rovinare le nostre scarpe se facciamo una passeggiata in città e utilizziamo scarpe normali, anche se vi consiglio sempre di vestirvi un abbigliamento tecnico. La prima sensazione particolare guidando questa moto, al di là dell'ergonomia che per me è del tutto particolare, io l'ho già guidata nell'allestimento quello classico normale, intendo, quello standard. L'ho guidata quando è uscita qualche anno fa ed è molto tempo che non la guido, appunto. Però in questo caso il parabrezza anteriore di serie ci dà una discreta protezione. Quindi diciamo la prima sensazione che abbiamo è appunto di maggiore protezione dall'aria. Questa è l'occasione per procedere passo lento. Devo dire che si comporta bene, molto morbida nell'approccio, nello stacco frizione. Salutiamo i cagnolini. Devo fare un po' la mano con, o meglio il piede con il cambio, perché non sono abituato né alle posizioni, alla posizione così avanzata dei piedi, e nemmeno a cambiare con il tacco. La protezione dall'aria ci toglie un po' di sensazione di velocità, come spesso accade, però la moto la sentiamo molto stabile, baricentro ovviamente basso. I pneumatici dovrebbero essere un 100 anteriore e un 140 posteriore, adesso lo vedremo quando ci fermiamo. Ci fermiamo direi proprio qui. Molto bella questa sensazione di morbidezza in tutto, frizione, freno, gas. Ci dà proprio il senso del voler passeggiare, anche più di altri modelli simili che condividono lo stesso motore. Molto bello lo scarico cromato. Che dire, gli aggiornamenti per quest'anno portano a
frizione antisaltellamento, frecce LED che non abbiamo visto sulla Hunter, ma vediamo qui sulla Meteor, anche sugli altri modelli 350. Solo la Hunter ha ancora le frecce alogene, faro a LED. Non so dirvi se le sospensioni sono state aggiornate, magari ve lo scriverò in descrizione. Sulla Hunter sì, c'era stato questo upgrade. Per il resto, ripeto, la moto è fatta benissimo, la colorazione è spettacolare, al di là della cura, della verniciatura puntinata molto bella, dello stemma davvero ben realizzato in rilievo. Abbiamo proprio la grafica che ci piace, l'abbinamento dei colori, il parafango perfettamente in tinta, con una bella prolunga che quindi eviterà schizzi copiosi come succede sulla Honda GB350. Anche i fianchetti di colore chiaro sono molto belli, diciamo mi piace l'abbinamento, parafango posteriore scuro. La grafica la trovo molto molto riuscita e molto ben sviluppata, al di là dei colori. Lo schienalino con la scritta Royal in rilievo, come sempre Royal, sua prerogativa da sempre, tende a firmare un po' tutti i componenti della moto, quindi sul motore, sulle pedane, sulla sella troviamo la scritta Royal Enfield ovunque. Vedete qui il logo anche sul cupolino, specchietti cromati, leve grigie in questo caso, cerchi a raggi sicuramente con camere d'aria, non sono informato ma mi sento di dire al 100% con camere d'aria. Molto bello anche il cavalletto cromato, questo ci fa capire la cura che hanno avuto nel voler differenziare questa moto dalle altre. Il motore ovviamente non è nero ma anch'esso cromato. E nulla, mi piacciono pure le pedane, tutto sommato sono ben fatte e curate, ci danno l'idea pure di solidità. Le Royal sono moto davvero indistruttibili, cioè sia dal punto di vista meccanico ma anche dal punto di vista strutturale, quindi non solo il motore ma anche le strutture. I blocchetti sono belli, sono lucidi, strumentazione tripper dash di serie, quindi la possibilità di avere la navigazione turn by turn, strumentazione come l'abbiamo vista sulla Hunter, doppio ammortizzatore, già dalle prime battute possiamo dire che è comoda. La pompa del freno ci sembra adeguata ma la proveremo ora facendo un giro completo. Lo scarico è bellissimo, per essere un terminale di serie devo dire che è molto bello. Vi ricordo che se pensate di aggiornare il vostro scarico, di dare sempre uno sguardo al catalogo di Mistral, che come sempre supporta tutte le nostre prove di moto classiche. Ovviamente ho dimenticato di dirlo all'inizio, questa prova è realizzata grazie a Motoservice, concessionario ufficiale Royal Enfield di Foggia, San Severo e Bari. Antonio e Michele sono sempre a vostra disposizione per provare Royal, CF Moto e KTM, quest'anno con molte novità. Le 390 sono in demo, sia il Motard che l'Adventure 390, però devo dire ci sono anche tante Royal in demo, la Bear, la Hunter che abbiamo testato, questa 350 Classic, Meteor, e quindi se volete fare un test o se volete vederle in concessionaria fate visita ad Antonio a San Severo e a Michele a Bari. Vedete anche questo dettaglio touring, si vede che la sella è proprio curatissima. Io direi di riprendere il nostro giro con il nostro classico itinerario San Marco Borgocelano, dove sicuramente avremo un ritmo più da passeggio che è spigliato, ma sarà piacevole farlo comunque. Siamo pronti quindi a riprendere il nostro giro. Che comodità, ragazzi, siamo proprio comodissimi. Oggi giornata piuttosto ventosa, quindi probabilmente sentirete un po' di frusci in più del solito. Devo dirvi a memoria, l'erogazione di questa mi sembra più fluida della Hunter, forse
La Hunter mi sembra un po' più appuntita. Ogni tanto mi vedrete sbagliare l'inserimento marcia, ma purtroppo ragazzi devo prendere un po' di confidenza. Non ho mai cambiato marcia in questo modo. Potremmo usare il cambio in maniera tradizionale, ma è piuttosto scomodo infilare il piede lì sotto. E poi mi sembra giusto guidarla come va guidata. Gli specchietti hanno una buona visibilità. Questo di sinistra è regolato bene, questo di destra non tanto, andrebbe regolato meglio, però questo l'asta è messa bene, devo dire che la visibilità è ottima. Però è molto molto docile nel salire di giri e di velocità. Mi piace. Ripeto, vado a memoria, ma mi sembra che la Hunter fosse più appuntita e probabilmente è proprio così, nel senso che i tecnici Royal sono riusciti a dare un carattere un po' più pepato alla Hunter. Poi questa, avendo il cupolino, ripeto, ci toglie un po' di sensazione di velocità, quindi probabilmente esalta ancora di più le doti da passeggio. E il cupolino non è piccolo, è piuttosto alto. Nell'ultimo mese e mezzo, avendo guidato, ho percorso 1400 km con la GB 350, di cui vi farò una recensione, vi parlerò in una recensione a breve. Mi sono abituato molto a queste piccole cilindrate, quindi mi risulta anche più facile fare paragoni, perché quando usiamo una moto quotidianamente entriamo più nel mood di abituarci a certe potenze. Il cambio funziona bene, al di là del mio imbarazzo con la tipologia di pedale. Pure il freno posteriore è da tradizione Royal. Devo dire che l'inserimento in curva è tutt'altro che male, cioè è chiaro, un'ergonomia diversa da quella a cui siamo abituati, ma la moto è piccola, siamo abbastanza inseriti, il manubrio è molto rivolto a noi, quindi comunque mi piace come dinamica di guida. Una bella dinamica di guida. È una bella differenziazione rispetto alla Hunter. Ripeto, la base della moto, il motore è quello, però sono riusciti veramente a dare un carattere completamente diverso. Anche da questo vediamo la bravura dei tecnici Royal. Molto molto piacevole. In passato ho provato anche la Super Meteor e mi è piaciuta molto, perché il 650 è un bellissimo motore. Devo dire, questa è una tipologia di moto che non mi fa impazzire sulla carta, ma poi quando le guidiamo scopriamo alla fine che è bello provare qualcosa di diverso. Rispetto alla GB, come sulla sorella Hunter, troviamo una rapportatura del cambio molto molto più tradizionale, quindi io sto sfruttando tutte le marce nella maniera più naturale possibile. Non arrivo al limitatore perché mi viene naturale guidare e cambiare in un certo modo, mentre la Honda vi assicuro che è una moto completamente diversa da questo punto di vista. Mi piace fare questo paragone un po' perché è la moto che sto guidando da qualche settimana, un po' perché so che molti chiedono questi paragoni e quindi è giusto anche ogni tanto fare qualche riferimento. Però, come detto, nella prova della Hunter Royal ha lavorato benissimo. Non a caso in India pare che la Honda abbia venduto molto meno, proprio perché comunque nel mercato dove Royal ha una grande tradizione, tanti apprezzano queste moto. E devo dire che è bello, diciamo, imparare a cambiare in modo diverso. Credo che non bisogna avere pregiudizi. Una moto del genere
che ha anche costi di mantenimento piuttosto bassi. È una moto furba perché al di là del motociclista di ritorno o del neofita che cerca la prima moto, può interessare a qualcuno che magari è amante di tutt'altro genere, però decide di avere un mezzo diverso, un secondo mezzo magari per le passeggiate con la moglie, in solitaria o l'uso urbano, e a un prezzo davvero accessibile riuscire a portarsi a casa una moto curatissima. Vi assicuro che è molto più curata nei dettagli di moto che costano molto di più. Quindi diciamo la soddisfazione del possesso è alta, perché quando aprite il vostro garage trovate comunque tutte queste cromature, queste verniciature esclusive ben fatte, e poi ripeto trovate anche del carattere, perché è importante che una moto abbia carattere, altrimenti onestamente ce ne facciamo poco solo dell'aspetto. Carattere ciclistica che per la tipologia di moto, passeggio e soddisfazione nel farsi 2 curve o strade diciamo anche più guidate, più veloci intendo, non fatte di curve strette, noi troviamo comunque una bella, come dire, un comfort di marcia che ci piace. Devo dire anche le sospensioni, ragazzi, sono, adesso le proveremo entrando dentro San Marco, perché comunque è nell'ambito urbano che riusciamo a capire come vanno le sospensioni. Sì, vi confermo, freno posteriore piacevole, la coppia ai bassi c'è, la strumentazione hai diciamo il contamarce, il contachilometri un po' piccolino, però come abbiamo lamentato sulla Hunter, però poi alla fine ci si fa l'abitudine. L'importante è averle queste informazioni. Ci sono moto che non hanno neanche il contamarce, questa ce l'ha e riusciamo comunque con un rapido colpo d'occhio, tutti abituarsi, riusciamo subito a vedere per esempio che in questo momento siamo in terza, c'è anche la scritta eco visibile che ci fa capire che stiamo adottando uno stile di guida al risparmio, che di questi tempi non fa male visto il costo della benzina. Queste sono moto che superano ampiamente i 30 km al litro, non sto neanche a dirvelo questo dato perché sono moto che non consumano nulla. Siamo in leggera salita e vi confermo che in seconda, poco più di 20 orari, si passeggia veramente con un filo di gas. Le buche vengono assorbite bene, la sella è comoda, abbiamo molto schiumato sotto, bella imbottitura. In generale la comodità dell'ergonomia è notevole. Ripeto, queste sono moto che possono essere apprezzate sia dal neofita ma anche dal motociclista esperto che vuole un mezzo sfizioso, magari piuttosto che comprarsi uno scooter o giusto per il piacere, come ho fatto io stesso con la Honda, di qualche volta di guidare una moto che sia diversa dalle più potenti, nel mio caso KTM, Sport Tourer o Naked, moto aggressive che diciamo solitamente non amano passeggiare oppure sono scomode in ambito urbano, riusciamo anche a filtrare nel traffico con disinvoltura. Sto facendo davvero scuola con le cambiate, con il tacco della scarpa. È una questione di abitudine, come tutte le cose. Magari a vederle dal di fuori moto del genere sembrano un inno all'anticiclistica, invece poi in realtà quando le guidiamo sono comunque piacevoli. Tra l'altro questa, essendo molto piccola e con un peso comunque sotto i 200 kg, baricentro basso, la moto rimane comunque agile e facile da muovere e da far girare nei tornanti, nelle curve in generale. Motore mi piace, ripeto, ha un bel carattere, una moto che non mette mai in difficoltà. Devo dire che anche in salita tutto sommato se la cava bene. Sono motori che vi portano ovunque, ultra affidabili, sul mercato già da tempo. Veramente il cambio, ragazzi, è fatto benissimo.
Cioè la grandezza di Royal è che le moto io ne ho provate tante in fase di rodaggio e il cambio, ragazzi, funziona bene sin dal primo chilometro. A me è capitato spesso di guidare moto con 0 km Royal. È una prerogativa delle moto moderne, però Royal in particolare non si smentisce mai. Poi questa frizione antisaltellamento e servoassistita è davvero una bella novità. Tante volte sento dire vabbè, ma le frizioni sono comunque morbide, non sono eccessivamente dure, ma quando sono servoassistite ci danno quel comfort in più. E chi compra una moto del genere, la parola comfort la tiene giustamente a cuore. Ecco, in questo caso ho preso una buca piuttosto secca e si è comportata benissimo. Cioè tutto un altro livello rispetto alla Honda, che devo dire invece è una moto molto molto rigida. Nonostante qualcuno nei gruppi Facebook dica il contrario, ma ragazzi, quella moto è rigida, cioè poco da fare. Poi se si vuole difendere l'indifendibile, cioè non si è semplicemente obiettivi. Non è che perché compriamo una moto, questa moto non può avere difetti. Iniziamo quindi la discesa di Borgocelano e scopriamo subito che si comporta davvero bene in curva. Chiaramente in discesa favorita dall'inerzia e dalla discesa stessa, il motore è ancora più brillante. Ci piace, devo dire che mi trovo bene con questa ergonomia. La frenata è molto molto morbida, non è potentissima, ma è quello che serve su questa moto. Non cerchiamo staccatone da paura, cerchiamo una frenata modulabile, una leva piacevole da stringere. Sono regolabili entrambe le leve, ricordiamolo, perché su altre moto rivali non c'è questa possibilità, neanche sulla Hunter. Se facciamo salire un po' di giri in motore avvertiamo qualche vibrazione, ma quelle vibrazioni piacevoli che abbiamo già scoperto sulla Hunter. Vibrazioni che danno carattere, come vi dicevo in quella prova. Confermo che gli specchietti hanno una bella visibilità. Anche in queste este veloci si comporta benissimo. Tocca subito la pedalina a terra. È facilissimo toccare. Non sono moto che nascono per piegare, però c'è il piolino che... Bella, bel comportamento in curva. Ragazzi, devo dire che mi sta piacendo parecchio. Anche nei tornantini gira benissimo. In seconda... Questo sono io che sbaglio, ragazzi, ve li lascio questi errori perché mi devo abituare, ripeto, a cambiare in questa maniera. Scorre bene, scorre molto bene. Allora, quello che sbaglio è che non do un colpo fino in fondo con la parte posteriore del piede. Ecco, devo spingere di più.
Ragazzi, mi è piaciuta tantissimo da guidare. Non pensavo. Quindi vi invito a vincere anche i pregiudizi su una certa tipologia di moto. Il cambio, ragazzi, è proprio perfetto, cioè perfetto. Anche in scalata, una fluidità di marcia. In questo sembra più vicina alla Honda che alla Hunter. Ripeto, la Hunter è un po' più appuntita. Questo ha un carattere più morbido in tutto. Se ci abbassiamo così abbiamo più riparo. Queste moto vanno fatte scorrere, è inutile frenare all'ultimo. Direi che se la cava davvero bene. Allora, anche quest'ultimo tratto di curve ci ha confermato tutta la bontà del piacere di guida di questa moto. Che dire, possiamo partire quindi con le conclusioni. Sono sicuramente sorpreso in maniera piacevole dalla guidabilità e dalla sensazione di comfort di marcia in tutti i sensi. Non è solo una questione di ergonomia, di sella comodissima, di sospensioni che piuttosto confortevoli, ma è proprio tutto quello che riguarda questa moto. Quindi da quando accendiamo il motore, dalle vibrazioni trasmesse che sono molto piacevoli, la frizione morbidissima, il freno anteriore, il freno posteriore. Ribadisco, rispetto alla Hunter ha un'indole molto più paciosa, molto più comoda in tutti gli aspetti, appunto, non solo riguardo la sella e la seduta. E quindi, se siete interessati a questo genere di moto, vi invito a provare, perché nonostante abbiano tanto in comune, poi in realtà c'è tanta differenza. Quindi ognuno è giusto che provi, sia staticamente ma soprattutto in un test ride, che vi ricordo potete effettuare da Motoservice, per scoprire quale delle due vi può interessare di più. Questa poi nella versione Classic devo dire che sotto certi punti di vista è impareggiabile, cioè alla cifra richiesta ci dà veramente una cura dei dettagli quasi maniacale. Io sottolineo dettagli come gli stemmi sul serbatoio o il cavalletto, sono davvero ben realizzati, cioè ci fanno capire le cuciture sulla sella, i loghi Royal, quanta cura è stata messa nel realizzare una moto del genere. Stiamo tornando da Motoservice, percorrendo la Pede Garganica, che è una strada che ben si adatta a moto del genere, cioè strade di campagna non troppo trafficate, in questo caso in pianura, con curve da percorrere alle giuste andature. Mai come in questo caso una moto del genere è perfetta. A parte la giornata un po' ventosa, infatti vedete le pale eoliche, questa è una zona ricca di pale eoliche proprio perché c'è spesso vento. Solo il vento ci disturba, ma su una moto dal baricentro così basso non abbiamo quell'effetto vela che si crea con moto più alte. Vi invito quindi a iscrivervi al canale, a seguirci per le prossime novità, a commentare se anche voi avete intenzione di acquistare una Royal 350, a contattare Motoservice per qualsiasi informazione o richiesta di test ride e preventivi,
Vi ricordo anche Mistral, che come sempre ci supporta in questi video speciali sulle classiche. Se volete quindi aggiornare lo scarico della vostra classica, consultate il loro sito. Ci vediamo quindi in un prossimo video, sempre qui sul nostro canale. Ciao a tutti e alla prossima.